Ho accettato con piacere una nuova prova di 1000 km perché dopo aver provato, anzi solo sfiorato la Triumph Trident con cui Stefano Cordara ha portato proprio a termine il nostro long test, i 1000 km, e vi invito ad andare a vedervi il video oltre che leggervi la prova, avevo proprio voglia di provare il nuovo piccolo 3 cilindri in linea di casa Triumph, Tiger Sport 660. Eccola qua. Prima di tutto ve la presento perché debutta lo scorso autunno in EICMA 2021 e si infila di diritto in quel settore delle sport tourer medie dove ben sappiamo che Yamaha Tracer 7 detta le regole, seguite da altri giapponesi Kawasaki Versys 650 e Suzuki V-Strom 650. Insomma, l'unica non giapponese col 3 cilindri è proprio lei, con tutte le carte in regola per essere una bella spina nel fianco, perché ha ben 81 cavalli, 64 Nm di coppia, sospensioni semplici ma pur sempre marchiate Showa e non ultimo dischi da 310 mm con pinze Nissin e un peso in ordine di marcia di 206 kg. Ricordiamo un valore, quello d'acquisto, che è veramente fondamentale per capire l'oggetto in questione: 8.995 euro. Bene, questa è la moto dei miei 1000 km, partiamo insieme! Mi piace partire facendo un complimento vero a Triumph, che negli ultimi anni ha saputo scrollarsi di dosso il peso del successo di un modello come è stata la Speed Triple, cercando nuove filosofie di guida a cui affrancarsi, mettendo in campo una famiglia sempre più ampia e differenziata, dalle classiche alle enduro stradali, senza dimenticare la Maxi Cruiser Rocket 3 con il motore di serie più grosso al mondo, con i suoi 2500 cm3. Per la Tiger 660 Sport in Inghilterra sono partiti da un nuovo motore telaio quelli che hanno decretato il successo di vendite della Trident e che, con la mia nuova compagna di viaggio, ci azzeccano soprattutto per il tipo di guida, che è quello che preferisco. Manubrio alto, bella posizione di guida e, a guardar bene, il parabrezza regolabile ben protetti dall'aria. Primi 250 km, pensiero positivo, quello che ti fa dire dopo una prima presa di contatto, dopo aver vissuto un po' in città, la Tiger Sport 660, perché è una moto che anche quando la guardi è compatta e ti fa capire che se la usi in città, se la usi nel traffico, è sicuramente un'ottima compagna di vita, per diversi motivi, a partire dalla posizione in sella su tutte, è una bella triangolazione, una sella non troppo alta, io tocco bene con entrambi i piedi a terra, sono alto 1,78 m, lo ricordo ogni volta, e questo ti permette di avere un buon feeling soprattutto a basse velocità, e il peso contenuto e ben distribuito sui due assi, grazie appunto al baricentro molto basso, ti permette in città di essere rapido, veloce, muoverti tra i paraurti delle macchine ferme al semaforo e ripartire rapido praticamente in prima fila. Mi permetto di segnalare la bontà della scelta di questo motore, il 3 cilindri 660 derivato direttamente dalla Trident, di cui conserva anche rapportatura del cambio e rapportatura finale, fa sì che anche la Tiger Sport 660 sia sostanzialmente una moto molto pronta di motore, ha una buona elasticità. Cosa significa? L'ho voluta stuzzicare un po' giusto per metterla in difficoltà. Terza marcia, regime quasi da minimo, un po' sotto i 2000 giri, quindi intorno ai 30 km/h, riparte il semaforo verde, non mi sono ancora fermato, leggero col gas e la moto riprende senza problemi. Segnale quindi che è stata fatta una scelta proprio strategica per permettere di avere una guida talmente intuitiva, talmente rilassata, che viene meno l'esigenza di avere sempre un po' la frizione pronta tra le dita. Triangolazione buona tra manubrio, sella e pedane quando guidi in città, ma più che mai quando poi ti sposti. Oggi per arrivare sulle colline del Piemonte abbiamo fatto un pezzo di autostrada, quindi prima regola: si alza il parabrezza rapidamente per avere maggior protezione dall'aria, indicato appunto per i viaggi anche in coppia, e alla fine scopri che questa Tiger 660 ha dalla sua, come partenza, tante buone carte da giocare. Un appunto che farei almeno per adesso: avere la frizione regolabile, che manca, ne riparliamo dopo. Furba anche nelle scelte, il motore è ancorato al telaio perimetrale in acciaio della Trident, ma cambiano invece le quote ciclistiche per essere in linea con la filosofia touring e adatte ad un uso decisamente più ampio. Le sospensioni della Showa scorrono per 150 mm, regolabili però solo nel precarico del monoammortizzatore, con il comando remoto posizionato sul lato sinistro del telaio sotto la sella. 29 click in totale, la nostra moto esce dalla concessionaria con 23 click da tutto chiuso.
Le differenze non finiscono qua naturalmente, aumenta l'interasse di 17 mm, tenendo sempre come riferimento la piccola naked di famiglia, il cannotto di sterzo si riduce di 1,5 gradi e l'avancorsa leva dietro. Una scelta più che necessaria per avere una buona stabilità senza rinunciare alla giusta dose di agilità. Etichettata come Media Sport Tourer dopo i primi 500 km, adesso che siamo davvero nel terreno più congeniale al suo carattere, mi viene da pensare che come definizione le vada un po' stretta, perché in fondo è vero che cubatura e potenza non sono esagerati, ma visto che ormai siamo stati abituati a pensare che se non hai almeno 120 cavalli o 1000 cm di disposizione non puoi fare praticamente nulla, è davvero sbagliato quando ti trovi in sella alla Tiger Sport. Del resto lei sul tema se ne frega letteralmente, perché lo ammetto, ho la piacevole sensazione di essere in sella a una moto decisamente più matura e che le carte buone di cui dispone se le gioca in modo saggio. Se la città, come dicevo prima, la digerisce facilmente, è dove la velocità aumenta che può esprimersi nel modo migliore. E poi è furba perché ha dettagli semplici, come dicevo prima, la capacità di alzare rapidamente il cupolino che basta una mano, e dietro ben nascosto c'è un piccolo display TFT che si legge in modo più che dignitoso e può essere connesso allo smartphone e usare, se ce l'avete, la connessione turn by turn. In questo momento, se dovessi chiedere qualcosa di più che non ha la versione da noi in prova, è sicuramente un cambio un po' più preciso e aiutato da un quick shifter. Ma proseguiamo. Leggera e facile, sì, sono gli aggettivi che le calzano meglio, perché la scelta furba della rapportatura corta non ti impegna nella guida e nella ricerca della marcia giusta, perché sembrano tutte giuste le marce, sia che viaggi piano piano sotto coppia, sia che tu decida di guidare deciso. E poi ti viene voglia anche di giocare, perché no, alleggerire l'avantreno su uno scollino pizzicando appena la leva della frizione è cosa facile, seconda marcia e in un attimo ci si trova a puntare al limitatore, perché il piccolo, si fa per dire 3 cilindri, oltre una certa quota mostra il fianco. Difatti quando sorpassi i 7000 giri la spinta tende ad esaurirsi e il motore si fa piatto ed è tempo di passare alla marcia successiva. Il nostro long test sta ormai volgendo al termine, siamo arrivati all'ennesimo giro di boa che quantifichiamo in circa 750 km dopo aver percorso strade urbane, traffico metropolitano, lunghe percorrenze autostradali con protezione dell'aria che si dimostra fondamentale adesso che arriva anche la bella stagione per andare in vacanza o semplicemente viene il weekend, e poi strade extraurbane come queste nelle colline che ci aiutano a capire definitivamente qual è il comportamento o quale sia il comportamento della Tiger Sport 660. Abbiamo parlato del motore nei capitoli precedenti, abbiamo parlato della posizione in sella. Tra l'altro, nonostante la moto sia compatta, perché effettivamente è bella asciutta in ogni suo dettaglio, è molto accogliente e offre fin da subito un buon feeling nella guida. Anteriore e posteriore. Elogio, se vogliamo, la forcella da 41 della Showa, non regolabile, buona taratura di assetto di base. Devo dire che ancora una volta gli uomini di Triumph sanno trattare bene questa divisione, la divisione delle sospensioni, perché è un tema molto caro anche a chi ama una moto sportiva ma che sia anche confortevole. L'avantreno funziona molto bene, la forcella copia, non è mai né troppo morbida in frenata quando si insiste un po' di più, neanche troppo rigida invece per percorrere con comfort le strade extraurbane. Avantreno, 2 dischi da 310 mm con pinze Nissin, buona la risposta, non mi convince completamente la sensazione che mi rimanda alla leva del freno anteriore, come se fosse un po' spugnosa, non direttissima. Mi viene da pensare che sia stata una scelta anche molto razionale da parte ovviamente dei tecnici, in questo caso giapponesi, che mettono insieme un pacchetto freni di buona qualità, ma pensato anche per un utente che magari non ha moltissima dimestichezza con un impianto frenante eccessivamente aggressivo. Mi sposto dietro per parlare di monoammortizzatore, freno posteriore e traction, in questo caso disinseribile. Nell'ordine, monoammortizzatore è forse uno dei punti a mio avviso migliorabili, ho ancora un po' di chilometri da fare,
ma pur modificando la taratura del precarico molla, che si può fare attraverso il pomello del registro remoto posizionato posteriormente, alla fine non conviene precaricare troppo la molla, perché perde quella morbidezza il monoammortizzatore, che anche in frenata, quando si frena aggressivi e si scompone un po' la moto, quindi c'è un trasferimento di carico, il posteriore che scivola appena, e stiamo ovviamente giocando, guidando in modo un po' più sportivo, farebbe perdere trazione alla ruota posteriore in modo troppo deciso. Ottimo il freno posteriore, buona sensibilità sulla leva a destra, ottima la risposta, quindi anche in percorrenza di curva ti trovi sempre a poter correggere senza grosse difficoltà. E qui mi viene da citare anche il comportamento degli pneumatici. Michelin Road 5, 180-55 17 al posteriore, 120-70 17 all'anteriore, pneumatici di primo equipaggiamento. Tutto sommato un buon pacchetto anche da questo punto di vista, carcassa morbida, si sente, hanno secondo me bisogno di essere un po' scaldati per rendere meglio. In queste mattine siamo mossi addirittura con temperature prossime agli 0 gradi, quindi i primi chilometri fatti con un po' di prudenza. Buona la trazione del posteriore in accelerazione, un pochino meno in rilascio del posteriore. Quando poi si disattiva invece il traction control, che si può fare facilmente attraverso i comandi sul lato sinistro del manubrio, la gomma posteriore, che è sollecitata da impennate e qualche sprizionatina per giocare e divertirsi, devo dire che si è comportata molto bene. Si può fare qualcosa di più a livello di anteriore, magari un po' di carcassa in più a livello di rigidità non guasterebbe, per avere un ingresso un po' più deciso in curva. Detto questo, siamo ormai arrivati, come dicevamo all'inizio, alle battute conclusive. Mancano gli ultimi 250 km per capire i consumi effettivi, capire come si comporta il passeggero e quanto spazio ha a disposizione. Intanto vi segnalo bellissime maniglie e di serie i supporti già inseriti nel codino per attaccare le eventuali borse laterali. Proseguiamo adesso. Già, ci fosse un monoammortizzatore completamente regolabile, il gioco sarebbe fatto al pari di una coppia di baramani disponibile come accessorio. Ricordiamolo che proprio la personalizzazione per Triumph è un tema caldo e molto sentito, e che ha sviluppato con grande attenzione. Basti pensare alle selle disponibili, con altezze differenziate e densità pensate per migliorare il comfort di guidatore e passeggero, piuttosto che l'attuatore del cambio, il quick shifter, che non è presente sulla moto del nostro test. Da aggiungere, al momento dell'acquisto, insieme alle borse laterali con attacchi codino integrate, le manopole riscaldate, un vero must. Siamo purtroppo arrivati alla fine dei 1000 km con, e lo dico con una nota di dispiacere, perché è davvero il momento delle conclusioni. Devo essere onesto, faccio un po' fatica adesso a collocarla in un settore ben preciso, perché, come ho già anticipato, al giro di boa dei 500 km la Tiger Sport 660 racchiude diverse caratteristiche che le permettono di fare una bella figura sia tra le naked medie, sia tra le turistiche crossover e, perché no, anche tra qualche motard, grazie al motore e alla bella posizione di guida. Questo è un punto decisamente a favore. Onestamente si fa fatica a sentire la differenza tra le due mappature del motore, mentre il traction control c'è e lavora in modo molto rigoroso ma invasivo. Insomma, non ti senti mai tirare indietro come succedeva con certe strategie molto drastiche nell'azione di moto vecchie, insomma, con un'elettronica non modernissima. Ci attacco subito un pensiero agli pneumatici di primo equipaggiamento, l'avevamo già detto prima, le Michelin Road 5 hanno un bel profilo tondo, una carcassa morbida e soprattutto che non vanno in crisi con gli 81 cavalli e con la coppia di cui dispone questo 660 a 3 cilindri. Tema rapporti del cambio, belli corti, al punto che in autostrada a 130 km sei appena sopra i 6.000 giri. Ci vorrebbe forse una sesta più distesa? Sì, si ridurrebbero ulteriormente i consumi, che abbiamo rilevato in 22,13 km con un litro, e diminuirebbero sicuramente le vibrazioni al manubrio. Passeggero, anche lui ben voluto, pedane non troppo vicine alla sella, che se fosse anche un pochino più larga non guasterebbe, e belle maniglie robuste, insomma ti attacchi e sei sicuro. Infine, la domanda che ci siamo fatti anche noi in redazione è se la Yamaha Tracer 7 ha un nuovo concorrente sul mercato. 8.995 euro potrebbero destabilizzare, però la risposta è sicuramente affermativa e lei è piuttosto aggressiva. Questo è il nostro pensiero. Se avete domande sul tema Triumph Tiger Sport 660 noi siamo qua, scriveteci sotto, siamo a disposizione, rispondiamo volentieri e ci vediamo alla prossima. Ciao!